Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare le consuete previsioni energetiche che vanno dal 14 al 20 febbraio per il nostro divino maschile e il nostro divino femminile, rispettivamente battezzati, il nostro lui malandrino e la nostra lei, la buona, Penelope, ecco, ma anche no, quindi ragazze mie, allora, stiamo avendo dei giorni di una potenza indicibile. Il portale del 2/2/2022 ha aperto qualcosa di indicibile, dove siamo chiamati tutti a manifestare il nostro faro di luce, a essere il nostro faro, ok? Questi portali dimensionali sono i più potenti che abbiamo mai sperimentato e questo sta accadendo perché le alte rinnovate frequenze della Terra sono sostenute adesso non più soltanto dalle gerarchie celesti, comprensive dei maestri anche di altri sistemi solari, quindi anche dalle Pleiadi e di altre forme celesti, ok? Non solo i nostri arcangeli, angeli, ma anche le frequenze della Terra sono sostenute da tutti coloro che si sono risvegliati e si stanno risvegliando, ok? Allora, adesso siamo noi che stiamo supportando la Terra a ripulirsi dagli ultimi residui karmici della realtà 3D, andando tutti insieme a stabilizzare i ponti della quinta dimensione, che sono il futuro della nuova era, che è già qui. Siamo tutti gli effetti costruttori, i costruttori della nuova età dell'oro e abbiamo già le mani in pasta, stiamo proprio impastando. La portata di questa energia è elevatissima e costringe ad abbandonare la vecchia pelle. Ma cosa significa questo? Questo si manifesta in circostanze quotidiane che ci fanno sperimentare le cosiddette piccole morti dell'ego. Cos'è l'ego? L'ego è la personalità, ossia la nostra anche chiamata macchina biologica. Vi ho postato tanti libri di Salvatore Brizzi dove proprio con il bisturi descrive tutti i nostri corpi: corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, corpo mentale inferiore, corpo causale o corpo mentale superiore, che è la vera sede dell'anima. Quindi la macchina biologica o personalità è l'insieme fondamentalmente dei primi tre corpi: corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale, chiamato anche corpo emotivo e anche mentale inferiore, ma è strettamente connesso al corpo astrale. Allora, questa macchina è lo strumento che utilizziamo in questo viaggio sulla Terra, che l'anima proprio incarna questa macchina, no? È proprio il guidatore. Allora, l'ego, questa macchina, deve essere ripulito, non può andare per automatismo. L'automatismo è il frutto dei condizionamenti di tutto l'intorno. Quindi questo ego deve essere portato al servizio dell'anima, di colui che la guida, sta macchina, ok? Quindi controllo, condizionamento, paura, possesso, attaccamenti. Queste sono le istanze del vecchio e piccolo ego. Avete visto la settimana scorsa il lui lei, no? Cioè è successo veramente di tutto. Io personalmente l'ho sperimentato, ho sperimentato quel divino maschile e divino femminile all'interno di me facendo azioni rischiose io. Quindi non era lui, era io. Cioè, nel senso, perché coesistono queste energie all'interno di noi, no? E poi fuori le andiamo a manifestare anche con l'altro che fa azioni rischiose, se la nostra anima necessita quel tipo di manifestazione esterna. Quindi la settimana scorsa avevamo quel bivio. Dove volevamo andare noi? Dove volevamo andare? Volevamo andare veramente a sentire la profondità e a vivere un amore dentro di noi e poi che si manifesta fuori, dove viene messo al bando ogni attaccamento e orgoglio? Al bando, quindi l'amore per noi. Oppure continuare a tergiversare? Beh, quel successo che c'era nella nostra sezione lei,
nel divino femminile era proprio improntato al fatto che il divino femminile sceglie in questo esatto momento storico di integrarsi totalmente alla sua essenza, alla sua maestria. Non a caso poi avevamo nel lui quella manifestazione di azioni di purificazione improntate ai veri dettami dell'essere, del divino femminile. Quindi si palesa questa grande purificazione nel nostro sentire, nel nostro fare, proiettato da azioni di pace, ragazze mie, azioni dove vige la condivisione e la fratellanza, proiettato da azioni il nostro yang che siano improntate ad accogliere l'altro, ad accogliere la differenza, ad accogliere le differenze degli altri, nostri fratelli, quali forme di arricchimento e non di discriminazione. Proprio come la luna nuova in Acquario dell'1-2 febbraio ci aveva intimato di fare. Bene, oggi siamo chiamati a manifestare tale posizione, tale posizionamento. La posizione che si schiera a favore della vita e della dignità. Siamo chiamati a trasformare le nostre parole in fatti. Quanto orrore abbiamo visto portato avanti dalle subdole macchinazioni dell'ego, per centinaia e centinaia di vite. E oggi che questa spazzatura viene fuori grazie al potere di Madre Terra, che non può più tollerare i soprusi fatti ai suoi figli, ai quali sta donando la forza e il potere per farsi avanti, per farsi valere, per far sì che i suoi figli si riprendano ciò che gli spetta di diritto, la dignità, la libertà. E allora noi tutti figli e figlie della terra, predilette e prediletti, creati da un atto d'amore del Creatore. Oggi siamo chiamati ad essere quell'amore, a praticare quell'amore, a mostrare la nostra forza, bellezza e incorruttibilità. Perché adesso è impellente farsi vedere, far vedere nella totale presenza, radicamento, il fuoco della coscienza della verità che arde in tutti i figli della terra, ai quali nessuno, e dico nessuno, può minimamente togliere la libertà di essere uomini liberi, di scegliere e di pensare. Date forza alle parole del vostro Dio. Dio si manifesta tramite voi. Siate dunque Dio e praticate la sua parola con forza e determinazione. Date senso, trasformando in opere quotidiane di chi siete veramente. Date senso alla vostra parola. Date un senso adesso alle parole d'amore che avete usato. Praticatele. Oggi in Italia si sta verificando qualcosa di, come in tutto il mondo, ma l'Italia è una culla, la culla della grande cultura, delle più grandi meraviglie dell'Occidente, della storia, del Rinascimento. Oggi l'Italia ha bisogno di mostrare i suoi eroi che si sono incarnati qui, in questo esatto momento storico, che si sono preparati in centinaia di incarnazioni intere proprio per essere oggi qui e avere l'onore di essere proprio quegli eroi di luce. Il momento è adesso, adesso. Ci siamo e ci stiamo liberando di informazioni legate al karma familiare collettivo proprio per manifestarci per quello per cui ci siamo incarnati qui ed ora.
Questi fardelli karmici che ci hanno impedito di sentire l'amore totale, li stiamo liberando e con essi liberiamo anche i nostri antenati attraverso il perdono. Siamo gli eroi e liberando definitivamente noi stessi, spezzando le ultime catene che ci hanno ancora, che ci legano ancora a loro, alle sofferenze dei nostri antenati, tagliamo anche la loro sofferenza. Ecco, praticate gli eroi che siete, praticatelo, praticate questa luce e vi renderete conto di come cadono gli ultimi fardelli. La pulizia che sta avvenendo, soprattutto in questo portale epocale dal 2/2/2022 fino al 22/2/2022, è velocissima, ragazzi miei, è velocissima. E può causare molta sofferenza in chi aveva tanto da ripulire, come spesso dicono, quando dal Kundalini si sveglia deve passare attraverso tutti i chakra e laddove c'è un'ostruzione, un ristagno di energia, fa male, malissimo, ma deve essere fatto. Invece, per chi già faceva un lavoro su di sé, questo momento sta portando grande sollievo, grande rinascita, la primavera è già iniziata. E allora, ragazze mie, come vi dico sempre, come affrontare questi momenti, soprattutto questo grande portale enorme? Lasciate che le lacrime vi liberino. Quando sentite l'impulso di piangere, proprio per qualsiasi innesco esterno, fatelo, fatelo. Non avete idea del potere delle lacrime che hanno adesso queste lacrime e dove vi stanno portando. Lasciate fluire. Attraverso le lacrime si fanno fluire i codici densi di tutte le egregore, attraverso il meraviglioso dono di pulizia che il Creatore ci ha donato con le lacrime. Con le lacrime si espelle il dolore e sentite la leggerezza, il vuoto della leggerezza. Connettetevi con Madre Terra, vi ho detto la settimana scorsa e anche l'altra, adesso è impellente perché vi sta dando l'energia, ci sta dando l'energia, staccate tutto per 2 ore, per 3 ore e andate a manifestare la luce che siete. Ricaricatevi nella natura, sentite lì, senza ostruzioni mentali di sorta, perché quelle ostruzioni mentali o quelle piccole paure che possono salire così a galla vanno tranciate. Fanno parte dei nostri antenati, non sono nostre. Noi abbiamo impiegato centinaia di incarnazioni intere per essere oggi qui e manifestare gli eroi che sono venuti a salvare il pianeta Terra. Insieme ai maestri, a tutte le gerarchie celesti. La luce sta inondando il pianeta. Siate i suoi catalizzatori, praticando la fermezza incorruttibile del vostro cuore. Agite dunque in conformità della dignità dell'essere umano, della libertà. Agite in conformità del vostro coraggio. Coraggio viene dal latino cor habeo, che vuol dire avere cuore. Per voi stessi e per i vostri e i nostri fratelli, per i nostri figli. Ragazze mie, abbiamo veramente l'opportunità di manifestare i dettami della nostra anima, far valere la nostra maestria, metterci di traverso a tutto ciò che non parla di dignità, metterci di traverso a tutto ciò che non parla di uguaglianza, di fratellanza. E noi cosa facciamo? Cosa facciamo qui, in questa sede, grazie allo strumento potentissimo dei grandi archetipi dei tarocchi? Andiamo a individuare quali sono le nostre zone d'ombra rimaste.
per indirizzarci secondo quello che ci dicono i maestri nel nostro massimo bene superiore, nella nostra maestria, per affinare le armi dello spirito, per sostenere i nostri fratelli nella misura in cui sosteniamo noi stesse e il nostro valore, la nostra dignità. Quindi, ragazze mie, abbiamo qualche settimana ancora, poche, 3, 4, in cui veramente l'energia cristica deve farsi sentire. Il Cristo è incarnato in ognuno dei risvegliati e deve essere manifesto. Quindi, ragazze mie, oggi andiamo, ogni volta quando mi infervoro per la nostra passione che arde nel cuore, continuo a ringraziarvi, sorelle mie e fratelli miei, veramente in modo... non so più come ringraziarvi. Le email di supporto della luce, della consapevolezza, so quante di voi stanno lavorando al servizio del bene collettivo, so quante di voi si sono messe di traverso a condizioni ingiuste e ci sosteniamo tutte, sosteniamo tutte. Perché quando andiamo dall'altra parte, quando lasciamo questo piano di esistenza, ci portiamo con noi soltanto il coraggio di aver manifestato chi siamo. Non ci portiamo nient'altro. Il coraggio di aver manifestato i dettami di Dio. Ok? Quindi, ragazze mie, il mio appoggio, il mio amore è incondizionato. Lo sapete quanto ci sosteniamo e stiamo facendo l'opera più grande delle nostre vite. Oggi in questa sede, per fare il nostro divino maschile e divino femminile, utilizzeremo dei nuovi oracoli di cui ho fatto un video già per la prossima settimana, che sono questi splendidi oracoli di Sefirion, che è un sistema di conoscenza esoterica basato proprio sull'uso di queste carte bellissime disegnate da Rita Minelli, che sono dei dipinti meravigliosi, dove ci sono proprio le carte delle fiamme gemelle. Qua sono tutti dipinti di Rita Minelli, principio femminile, principio maschile, unione di fiamma gemella, integrazione, stessa fiamma gemella, quindi sono veramente straordinari e ci danno proprio l'indicazione ancora più nel profondo su che cosa, su dove andiamo a lavorare, che cosa ci vogliono dire i grandi archetipi femminile e maschile in questa settimana, in modo tale da andare ancora di più a fondo. Quindi, mie adorate, miei adorati, detto questo, noi partiamo subito, quindi un'altra parentesi riguardo l'attaccamento della settimana scorsa. No, non vi devo dire niente, poi se arriva ve lo dico, non mi sto ricordando, vi devo dire un'altra cosa, non mi sto ricordando. Vabbè, iniziamo subito. Allora, tu stai riprendendo, no? Sì. Per le ragazze che non sanno, ogni tanto quando leggo i vostri commenti pensano che lui, cioè che non è lei, c'è la telecamera, non c'è nessuno dietro la telecamera. Gli ho dato un nome, cioè ormai lo chiamo come appellativo proprio per dargli un'identità. Quindi tu stai riprendendo, è una telecamera che ha una sua comunque identità. Quindi, allora, poi siete meravigliose per come vi sostenete in questa comunità, tutte le nostre sorelle. Quando vi leggo nei commenti siete meravigliose, veramente meravigliose. Abbiamo centrato il punto, continuiamo a mantenere il focus e l'obiettivo. Quando noi parliamo dell'altra persona, da noi, il nostro lui o la nostra lei, la nostra persona specifica, ci fa mettere in luce il motore della trasformazione, in luce quelle zone d'ombra affinché noi possiamo manifestare nel mondo e portare nel piano del collettivo la venuta integrazione del nostro amore per noi stesse e per noi stessi. Ok, allora partiamo subito. Qua, allora chiediamo ai 72 angeli e ai maestri ascesi quali sono le indicazioni per questa settimana che va dal 14 al 20 febbraio, poi abbiamo la luna piena il 16 che te lo dico a fare, quindi vabbè.
per il nostro lui e la nostra lei, quali sono le indicazioni, cosa accadrà e come possiamo adempiere al meglio dei nostri potenziali interiori per supportare l'evoluzione di Madre Terra, per favore. Allora, anche questa volta i segni zodiacali non li facciamo perché li abbiamo fatti durante la settimana. Ripeto, non so se riuscirò a farli sempre. Magari tra un po' ripasseremo di nuovo le 3 varianti settimanali, poi vediamo, quando abbiamo tempo e possibilità facciamo anche in questo modo con tutti i segni. Allora, vediamo un po' che cosa hanno da dirci il nostro divino maschile e divino femminile, per favore. Questo video lo possono guardare tutti, ovviamente, come dico sempre, chiunque, perché sono energie che coesistono all'interno di noi e andiamo a manifestare poi sul piano del sociale e sul piano pratico della nostra vita quotidiana. In ricezione, yang azione. Il nostro divino maschile, lui. Il nostro divino femminile, lei. Ok? Osho Zen. Divino maschile, divino femminile, poi oggi ci mettiamo gli Angelion. Allora, ce ne mettiamo uno su di lui, uno su di lei e poi ci mettiamo l'energia in comune qual è? Ok. Allora, poi ci mettiamo, non mettiamo gli angeli del cuore adesso, che ci mettiamo? Arcano. Poi ci mettiamo già mi sto un po', ecco, la porta che si apre. Qual è la settimana scorsa avevamo la porta del sole, ragazze, cioè proprio chi ha la fiamma aveva proprio decretato l'amore per la fiamma, eliminato parecchio karma di resistenza ancora e quindi guardate, per esperienza personale questa settimana è successo il finimondo, guarda. Poi i dettagli ve li racconterò quando ci mangeremo insieme biscottini, Coca-Cola. Ecco, sì, e poi scriverò tutto in un libro perché è veramente qualcosa di inverosimile. Vabbè, ok. Ma molte di voi mi avete confermato di questa settimana proprio dal 2-2-2 in poi, vabbè, che te lo dico a fare. Che bello, meraviglioso, meraviglioso. Ok, vediamo. Poi ci mettiamo il nostro angelo.
Allora, tu riprendi? Sì. Allora, bene, andiamo a vedere quali sono i dettami di questa settimana. Vediamo le nostre azioni nel mondo e ciò che riceviamo. Ok, vediamo rispettivamente perché ha un lui specifico, ok? Energeticamente è proprio il suo divino maschile e questo è il divino femminile, sei tu. Queste sono anche energie che convivono all'interno di te, ok? Al di là se si manifesta o meno, ragazze mie, quella è l'energia che ti risuona dentro, eh. Non è detto che si manifesti quello che diciamo, ok? Perché è sul piano dell'etere che per ognuna ha un livello di coscienza, un karma differente, per cui poi si manifesta a tempo debito, ok? Ok, vediamo qual è il divino maschile, cosa fa in questa settimana? Tic tac, tic, quanto mi eccita questa carta! Tic tac. Appunto, ragazze, tic tac. Tic tac. Allora, questa carta ci dice due accezioni. A, che tutto si manifesta secondo un tempo prestabilito divino e per cui noi non abbiamo potere cosciente, ok? Tutto si manifesta a tempo divino. Tic tac poi ti dice che anche da un momento all'altro, aspettatelo. Quindi, tic tac cosa ci dice nelle nostre manifestazioni? Che da un momento all'altro noi dobbiamo manifestare qualcosa che è giunto l'ora, è giunta l'ora in cui le nostre azioni siano conformi ai dettami del cuore. Non dobbiamo più perdere tempo, da un momento all'altro la bomba scoppia. Che vuol dire? Che la verità viene a galla, la verità del cuore, e quindi noi dobbiamo manifestare quello che ho detto nel preambolo, ragazzi, manifestare la fratellanza, la dignità, la libertà. Tic tac, la manifestazione del mondo, da un momento all'altro si manifesterà tutto questo. Per un lui specifico tic tac da un momento all'altro secondo il tempo divino, che per ognuna di voi è diverso. E poi vediamo qua lo Shozen. Seguire il flusso, ecco perché. Allora lui sta seguendo il flusso degli eventi e da un momento all'altro è pronto a fare ciò che il suo intuito gli detta, perché questo è un asso di coppe degli Osho Zen, cioè vuol dire la parte emotiva. Io mi lascio andare al flusso, dice lui, io mi lascio andare al flusso, seguo il mio intuito, le mie emozioni mi conducono in questo flusso. Non mi metto contro le onde che mi arrivano, ma bensì imparo a navigare. Imparo a navigare cosa significa? Che io imparo a navigare nel flusso perché so che da un momento all'altro accade ciò che sto chiedendo. Ok, vediamo gli Angelion. Come è dentro, così è fuori. Resta fedele a te stesso. Tac. Allora, cosa dice lui? Cosa dice questa carta? Che praticamente le nostre azioni del mondo sono orientate a manifestare esattamente quello che abbiamo dentro, ragazze mie. Restiamo fedeli a noi stessi e manifestiamo fuori ciò che esattamente abbiamo dentro. Abbiamo perfettamente coscienza che tutto ciò che è fuori, tutto ciò che ci circonda è la nostra proiezione di una nostra interiorità. Quindi, come è dentro così è fuori, resta fedele a te stesso. Per un lui specifico, il nostro divino maschile, l'azione nel mondo, rimane fedele a se stesso, a quello che prova dentro. Dentro segue il suo flusso emotivo e lui rimane fedele a se stesso. Cioè, meraviglioso, eh? Tic tac, è pronto alla manifestazione di qualcosa che ha dentro, non si lascia fagocitare dal mentale, segue il flusso delle sue emozioni e va a manifestare ciò che è inerente alle sue emozioni. Wow, ok, vediamo lei. L'osservatore. Lei sta ad osservare in modo diverso le cose. Il suo punto di vista è cambiato. In questa settimana lei si porrà da un punto di osservazione che permette di includere tutte le sfaccettature della situazione che non vedeva prima e avrà un quadro generale della situazione più completo. L'osservatore ti dice che ti fai qualche domanda anche rispetto a delle tue azioni, ok? Quindi quanto le mie azioni hanno fatto effettivamente, hanno avuto effettivamente un riscontro, cioè, o meglio, scusatemi, più che altro, quanto le mie azioni hanno effettivamente portato a dei frutti e quali frutti sono, anche rispetto al bivio della settimana scorsa, no? Quello che ho fatto la settimana scorsa, quella strada che ho preso. Ora aspetto dove mi porterà. Sto a guardare dove mi porterà.
perché dentro di me la settimana scorsa il divino femminile dice: ho fatto qualcosa anche nelle azioni diverse da prima, ho fatto una scelta e adesso sto a guardare dove mi porterà questa scelta. Fatto sta che la scelta che ho fatto la settimana scorsa, di qualsiasi scelta si tratti, anche magari non è cosciente, la vostra anima l'ha fatta, allora in questa settimana io sto a guardare dove mi porterà la scelta che ho fatto la settimana scorsa. Guardo tutto con un punto di vista diverso perché ho fatto qualcosa in quella settimana in cui posso guardare le cose da un punto di vista diverso, finalmente, più completo. Mi sento più completa. Ok, vediamo qui. Mamma ragazzi, il fulmine. Aspetta, qua c'è la torre. Aspetta, guardo intanto che arriva un fulmine. Ragazze mie, qua c'è una torre che andremo a chiarire mo con i tarocchi. Allora io ti dico già che questa settimana, allora lei sentirà che ha fatto o fa qualcosa, o l'ha fatta la settimana scorsa, ma lei sentirà che in questa settimana, allora qua abbiamo il sé, l'anima. Qua tutte le persone che cadono sono sovrastrutture dell'ego, sono quello come abbiamo detto all'inizio del video, no? Che stiamo sperimentando in questi grandi portali, piccole morti dell'ego, ok? Queste sono le piccole morti dell'ego e qua c'è l'essere, l'anima che viene fuori affinché si possa manifestare totalmente la maestria incarnata. Allora lei in questa settimana, adesso vediamo cosa succede con i tarocchi. Qualsiasi cosa lei abbia fatto la settimana scorsa lo fa in questa settimana a seconda del livello di coscienza in cui vi trovate. Fatto sta che qualsiasi cosa che facciate in questa settimana viene fuori la vera essenza di voi, e state a guardare, o l'avete fatto la settimana scorsa, un gesto, qualcosa dove è venuta fuori la vera essenza di voi, e state a guardare dove questo vostro gesto, questa vostra presa di posizione va ad attecchire. State a guardare con un nuovo punto di vista perché siete soddisfatte di voi stesse, ok? Qua c'è il fulmine, ciò vuol dire qualsiasi cosa che avete fatto o farete in questa settimana vi porterà a sentirvi disidentificate da vecchie strutture. Wow, ok. Allora, vediamo un po' qua. Ragazzi, principio maschile, azione, nobiltà d'animo, eroismo. Allora, ragazze, qua voi farete qualcosa in questa settimana, il creatore, il divino maschile ce l'avete addosso. Voi praticamente siete le creatrici consapevoli di questa vostra realtà. Avrete un eroismo per fare qualcosa. Praticamente il femminile, che è da questa parte, lo in, ha il coraggio, prende il coraggio di manifestare chi è, distruggendo con i suoi pensieri e con le sue azioni le vecchie identificazioni dell'ego. E qua abbiamo l'osservatore, ossia lei facendo questo guarda tutto da un punto di vista diverso. Ok, mo fatemi leggere questo e poi facciamo un sunto. L'ombra protegge, ecco appunto, scoppiata la bottiglia. L'ombra protegge, esplorazione profonda, interiore. Ragazze, questa è la sintesi tra tutti e due, ok? Allora qua mi sta avvenendo una cosa. Da entrambe le parti, divino maschile e divino femminile, si esplorano prendendo un punto di contatto fondamentale. Che c'è proprio la resa incondizionata di uno e dell'altro nel sentirsi uniti. Allora, l'ombra protegge, cosa vuol dire? Vi dico una cosa, siccome qua abbiamo tic-tac rispetto alle azioni che noi andiamo a fare nel mondo, e che da un momento all'altro le facciamo e tutto è covato nell'ombra, ma sta per esplodere, sia da una parte che dall'altra. Quindi, sia a livello di azione profonda nostra dentro, no? Questi due archetipi li mettiamo dentro di noi. Noi stiamo covando dentro di fare un'azione che ci viene detta direttamente da Dio, dall'intuito, che va a distruggere qualsiasi identificazione dell'ego. Perché vediamo tutto in modo diverso, dobbiamo fare azioni diverse che sono improntate a cosa? Sono improntate a manifestare il flusso della nostra realtà interna che ci viene direttamente da Dio.
Quindi questa carta di sintesi ci dice che da un momento all'altro scoppia la verità del principio di Dio dall'interno all'esterno. Cioè da un momento all'altro scoppia la verità del cuore e si va a manifestare quella, seguendo il flusso, capendo quando è il momento giusto per farlo. Ok? Wow, ok, l'arcano maggiore qual è? È il matto, t'ho detto, si riparte da zero, il rischio di compiere qualcosa che ti viene direttamente dall'intuito, dall'alto, e che ti permette di distruggere il vecchio sistema e di ripartire da zero. Qua c'è un rischio che viene compiuto in questa settimana di manifestare quello che è stato covato dentro. Questa è l'energia generale, ok? Vediamo qua la porta che... Prima l'angelo vediamo. Riconoscere. Angelo Jamabia. Vedere l'ordine divino dietro un caos apparente. Quindi l'ordine divino dietro un caos apparente, ragazze mie, recupera e rigenera l'energia persa. Che cos'è il matto? Il matto è l'arcano maggiore corrispondente nell'albero della vita alla Sefirot Keter, che praticamente è questa la Sefirot Keter, che è la scintilla di Dio, cioè l'intuizione divina che poi si va a manifestare nell'uomo. Ovviamente l'ho detta in soldoni, non me ne vogliano i 72 angeli. Quindi si riparte da qui con l'intuizione divina, si può ripartire, si può ricostruire l'umanità partendo dalla scintilla divina, fregandosene delle macerie, anzi un'araba fenice che rinasce dalle macerie utilizzando solo l'intuito, tanto non si può perdere nulla. La cosa che non puoi perdere, che ti deve mandare avanti, è soltanto l'intuito, perché è la scintilla di Dio. La stessa cosa che ti fa mantenere in vita per cambiare il mondo, cambiando te stesso. Wow, ok. Rischio. Vediamo quella porta che viene svelata. La porta aperta. Wow. Successo indica questa carta, di fare un'azione, un rischio in conformità di un'intuizione che arriva funzionale a distruggere le vecchie identificazioni dell'ego e a manifestare nella realtà, seguendo il flusso della propria emotività, ciò che viene detto dall'intuito. Si va a manifestare fuori, così dentro, così è fuori. Si resta fedele a noi stessi nelle azioni che facciamo nel mondo e andiamo a manifestare fuori azioni che parlano di verità del cuore. La porta aperta ci dice che si ha successo, qua c'è una porta che viene aperta ed è già aperta e c'è un tesoro dentro. Adesso ve la leggo questa porta. Quindi questo per quanto riguarda la nostra energia interiore. La nostra energia interiore, quindi, proprio per mettere questi due archetipi all'interno di noi, prima che li andiamo a specificare su un lui e una lei, quello che può accadere a un lui e una lei può accadere, a livello di energia interiore nostra, cosa accade? Che noi avvertiamo dentro il principio maschile, l'azione, avvertiamo a livello intuitivo di manifestare un'azione con eroismo, che parla di destrutturare le vecchie identificazioni dell'ego, controllo, possesso, tutto ciò che riguarda delle maschere che ci siamo messe, non eravamo così veramente, la nostra vera essenza qual è? Ecco, questa cosa, questa intuizione che ci arriva ci fa vedere le cose da un punto di vista completamente diverso e noi andiamo a manifestare fuori delle azioni che parlano di verità interiore, perché seguiamo il flusso delle nostre emozioni. Tic tac può anche essere, visto che sto vedendo queste carte forti di qua, adesso è questa settimana che noi dobbiamo andare a manifestare azioni inerenti alla nostra vera essenza, a dire chi siamo. Perché? Perché abbiamo riconosciuto chi siamo, abbiamo recuperato e rigenerato l'energia persa, perché vediamo l'ordine divino dietro a un caos apparente, andiamo a manifestare azioni che parlano, si riparte da zero con tutta la forza e la maestria che ci arriva da Dio, dal nostro intuito che ci detta di agire. Ora, facendo questo, che succede? Che noi apriamo una porta che è piena di tesori. Qua abbiamo, aspetta, allora, l'ombra protegge, esplorazione profonda interiore. Cioè, perché avviene tutto questo? Perché si fa un'esplorazione profonda interiore talmente potente nel nostro yin e nel nostro yang che facciamo un rischio, perché siamo consapevoli di essere sorretti da Dio, cioè dalla nostra anima, ok? Ora, rispetto a un lei, una lui specifica, allora, che cosa può succedere qui? Qua può succedere che una lei specifica va a mostrarsi per quello che è veramente
senza i condizionamenti che l'hanno bloccata fino a questo momento, perché capisce che deve palesare se stessa da un altro punto di vista, ok? Capisce che ci sono state delle cose che ha potuto fare o mostrarsi nella vita fino a questo momento per quello che non era, frutto di condizionamenti, ok? E un lui specifico cosa fa? Cosa fa? Lui rimane fedele a se stesso, quindi a quello che ha dentro, alle vere emozioni del cuore, e le manifesta in quanto tali, perché entrambi vanno a fare un'azione rischiosa in questa settimana che parla del riconoscimento del vero sentire l'uno per l'altra perché hanno sentito loro stessi e vanno a spalancare una porta piena di tesori. Ok, adesso vi leggo la carta numero 16. Tra l'altro, ragazze mie, il 16 è luna piena, che te lo dico a fare? Quindi intuizioni forti del 16 o anche cose che possono accadere il 16. Ragazze, questa è la carta numero 16, oddio, poi mi vengono i brividi. Anche la luna piena può succedere qualcosa, ragazzi, abbiamo 16 e 16, attenzione. Rivelazione di qualcosa, ma sotto forma o di intuizioni anche forti, per perfetta connessione con il Padre, Creatore. Fammi vedere qua che dice sta carta, prima di agitarmi. 16. Allora, aspetta. Ecco. Parole chiave: successo, esito positivo, conferme, raggiungimento degli obiettivi, opportunità. La carta è una delle migliori del mazzo, ma ecco, no, perché come quella settimana scorsa. Allora, per la domanda del consultante, qualunque essa sia, indica infatti un esito positivo che supererà forse anche le sue aspettative. Addirittura. La carta può significare in particolare una nuova opportunità da cogliere in fretta e il raggiungimento dei propri obiettivi, il successo. Quando la domanda riguarda l'amore, la carta ci dice che la persona che ci interessa è molto ben disposta nei nostri confronti e anche che la nostra relazione attraverserà un periodo molto bello e soddisfacente che potrebbe condurre a un matrimonio o a una convivenza. Ragazze, allora, aspetta, leggo pure il consiglio. Non aver paura di varcare la porta che si apre dinanzi a te e non aspettare troppo, perché potrebbe richiudersi. Allora, ragazze mie, meno male che ho letto il consiglio, perché dico questo? Perché le nostre azioni nel mondo, già te lo dico, come proprio dettami che ci stanno dando i maestri attraverso le carte, in questa settimana non dobbiamo avere paura di fare azioni per cui abbiamo atteso già un tempo karmico. Non dobbiamo avere paura di fare azioni che parlino di cosa? Azioni che parlino del vero sentire, che vanno a distruggere il vecchio ego, piccole morti dell'ego, ok? Cioè controllo, bisogno, possesso, la paura di far vedere chi siamo veramente dentro, ragazze. Se abbiamo orgoglio, togliamoci sto orgoglio, facciamo vedere chi siamo proprio a livello dell'amore puro, amore puro. E faccia Dio poi il resto, mi spiego, no? Ok, quindi a fare azioni che parlino di vera identità interiore. Un rischio, rischiare nel fare questo, perché rischiando di fare questo tu hai successo, ok? Oh. Quindi anche per un lui specifico vale la stessa cosa, rischia di fare qualcosa che è conforme al suo intuito, che parla di togliersi delle maschere di orgoglio e di palesarsi per quello che è. Ok, e ha successo in questo. Ok, mo, tu stai riprendendo? Sì. Ragazzi, devo andare a scaricare questa parte del video, aspetta, se no mi si spegne. Eccoci qua, ragazze mie, ho scaricato il video, ho mangiato il mio biscottino. Allora, stavo riflettendo un attimo. Questa stesa cosa ci sta dicendo? Che dietro al caos c'è un ordine. Vedere l'ordine divino dietro a un caos apparente. Mi viene in mente quando puliamo bene casa, ok? Vi ho detto che questo febbraio è il mese della pulizia totale interiore, perché sbocciamo a primavera al nuovo essere totale. Quando scegliamo di pulire casa, tutta spostiamo mobili, si genera polvere, no? Mentre togliamo polvere si genera polvere da mandare via. Quindi è quello il caos apparente. E cosa ci sta chiedendo questa stesa oggi? Ci sta chiedendo un radicamento talmente profondo, un radicamento e un posizionamento talmente profondo nel nostro essere, di manifestare azioni nella realtà pratica concernenti esattamente il nostro interno, come dentro così è fuori,
resta fedele a te stesso mentre c'è un caos, tu resta fedele a te stesso perché c'è la porta aperta qua. C'è il successo perché tu rimani fedele a te stesso, al tuo intuito. Ok? Perché qua noi con l'osservatore guardiamo le cose da un punto di vista più ampio, mentre sotto c'è polvere, ci alziamo e vediamo tutte le cose in un ordine completamente diverso. Quindi ci rendiamo conto che tanti condizionamenti non sono stati nostri, siamo stati invischiati di condizionamenti non nostri e qua viene la destrutturazione con questa torre, con questo fulmine, si rompono questi schemi che non parlano della nostra vera essenza, ok? E qui c'è un tempo divino che è rispetto alla grande metamorfosi, c'è un tempo divino che noi vediamo manifestate le grandi metamorfosi esterne, ok? Ma dobbiamo quotidianamente seguire il flusso della nostra realtà interiore, fare azioni inerenti al nostro interno, perché stiamo mettendo le fondamenta di una cattedrale anche esteriore, non solo interiore, ok? Ok, detto questo, tu stai riprendendo? Sì, andiamo a vedere cosa accade al nostro divino maschile, al nostro lui in questa settimana. Cosa accade al nostro lui in questa settimana? Il nostro lui in questa settimana. Cosa accade al nostro lui in questa settimana? No, 2000 carte no. Poi questo è un asso di coppia, abbiamo detto, è un risveglio spirituale, una nuova opportunità di manifestare il risveglio spirituale all'esterno delle nostre azioni quotidiane. Il risveglio è avvenuto. Allora, chiediamo ai maestri e ai 72 angeli cosa accadrà a lui in questa settimana. Cosa accadrà a lui in questa settimana? Forza, appunto. La forza, eccola qui, mettiamo qua, la forza di superare qualsiasi ostacolo, e dipende dalle nostre azioni, devono essere improntate a prendere tutta la forza possibile che ci viene esattamente da dentro, con il principio maschile e divino femminile che, scusami, col divino maschile che ce l'abbiamo addosso proprio. La forza di fare cosa? La forza, cosa accade a lui? La forza di manifestare tutto il potenziale che vediamo, la forza di manifestare una relazione di puro amore, la forza dell'imperatrice, la forza di manifestare il divino femminile che alberga in ognuno di noi, ok? E di veramente di destrutturare le subdole macchinazioni dell'ego, Ok, ancora, cosa accade a lui in questa settimana? La temperanza, affinché si porti guarigione. Cosa accade? Cioè sono usciti 3 arcani maggiori, ragazze, 3 arcani maggiori, cioè significa c'è l'intervento divino nelle nostre azioni, nelle azioni anche del nostro lui specifico, ma proprio nelle azioni del mondo, dell'essere umano ci sono 3 arcani maggiori, intervento divino. Cosa accade a lui in questa settimana? Il 7 di bastoni, per risanare le energie e togliersi tutte le circostanze che non viaggiano più alla frequenza del cuore. Al cuore 2 di coppe, oddio, ragazze, ragazze mie, questo 2 di coppe di fondo mazzo è il succo e la sintesi di quello che accadrà nelle nostre azioni e nelle azioni del nostro lui del cuore, specialmente se fiamma. Allora, cosa accade a lui? Tutte le sue azioni, lui è improntato al riconoscimento, ad andare incontro al vero amore incondizionato, con una lei specifica e un 2 di coppe all'amore incondizionato, all'amore puro e incondizionato. E per andare incontro a questo amore puro e incondizionato, quali sono le azioni a cui adempiere? Sono trovare tutta la forza che viene da dentro affinché si possa manifestare tutto il potenziale che vede nella relazione, perché si possa portare la guarigione e la comunicazione su un piano di coscienza completamente diverso. La forza poi di fare cosa? Con questo 7 di bastoni che ci parla anche del coraggio di farlo, ci parla anche di mettere le giuste distanze tra ciò che è il suo cuore, è il proprio cuore, e ciò che non vibra alla frequenza del suo cuore, ok? Di mettere le giuste distanze da persone e circostanze che non vibrano alla frequenza del suo amore, di mettere la giusta distanza da persone e circostanze che non fanno più bene al suo cuore. Ok? Allora, adesso andiamo subito a vedere le specifiche. Allora, di cosa mi parla la forza? Di una morte, la trasformazione totale affinché
io vada incontro solo ai desideri del cuore. Una trasformazione totale, una morte totale che ha avuto e che avrà in questa settimana, o che ha già avuto perché abbiamo chiesto la specifica sulla forza che riesce ad avere, rispetto al passato. Rispetto al passato, se nel passato non era se stesso, in questa volta è se stesso. Ok? Se nel passato non seguiva il flusso delle sue emozioni nel manifestare azioni concernenti le sue emozioni, adesso lo fa. 6 di spade perché vuole stare dove non ci sono più difficoltà, non vuole più macchinazioni dell'ego, perché vuole andare via dalle circostanze, dalle situazioni che non vibrano più alla frequenza del suo cuore. Anche uno spostamento di luogo. Ok. L'imperatrice di cosa parla su di lui? L'imperatrice di cosa parla? Sì. Qua parla di un paggio di spade e di un 9 di bastoni. L'imperatrice parla del fatto che lui ha guardato da lontano una donna specifica, alzando anche le difese, perché doveva capire effettivamente che cosa provasse. Doveva capire esattamente come palesarsi, doveva capire esattamente con un paggio di spade mi fido o non mi fido di questa circostanza, ossia mi fido o non mi fido di me stesso. Ok? Quindi se andiamo nella fattispecie del caso, il paggio di spade con il 9 di bastoni ci parla io spio da lontano la situazione, oppure ho spiato da lontano la situazione, lontano col 9 di bastoni, perché c'erano degli ostacoli da superare, affinché io potessi prendere tutta la forza per poterli superare. Per alcuni di lui guarda ancora da lontano una lei specifica che è l'abbondanza per lui, che è il suo nuovo mondo, per cui sta prendendo la forza di palesarsi. Fatto sta che sa che il tempo divino sta per giungere in questa cosa, o può giungere in questa settimana, o sta per giungere, quindi a seconda del livello di coscienza di tutti, di ognuno. Allora, la temperanza di cosa ci parla? Portare guarigione alla perdita, 5 di denari, ossia portare guarigione alla mancanza di autostima che lui non ha avuto affinché si potesse manifestare l'unione di fiamma, ossia anche se non è fiamma l'unione del vero amore dentro se stesso, perché lui recupera la sua autostima con questa temperanza e con questo 5 di denari. E qua abbiamo un mondo, ossia recupero totalmente, porto guarigione a quel sentirmi solo, abbandonato, a quel sentirmi manchevole di autostima affinché possa chiudere finalmente, definitivamente questo ciclo, da dove io non mi sono sentito meritevole di un amore così grande e possa iniziare un nuovo mondo. Ok, di cosa parla il 7 di bastoni? Di cosa parla il 7 di bastoni? Sì, il 7 di bastoni, io mi ripulisco dell'energia che non mi serve più affinché con entusiasmo possa guardare a un nuovo mondo, mi possa andare con curiosità verso ciò laddove batte veramente il mio cuore, il mio impeto e il mio entusiasmo. Allora prendo le distanze da ciò che non mi serve per guardare avanti con entusiasmo. Il 6 denari ci parla perché solo in questo modo io posso rimettere l'equilibrio dentro e fuori me stesso. Ok, wow, ok. Adesso andiamo a vedere cosa accade a lei in questa settimana. Cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei in questa settimana? Ricordiamo che questa stessa ci parla primariamente il grande caos, appunto il 2 di bastoni non l'avevo ancora chiesto. Il grande caos porta alla realizzazione di qualcosa di meraviglioso, ok? Quindi in qualsiasi circostanza possiate avvertire un caos, rimanere fedeli a se stessi, perché quella è la strada della manifestazione dei veri dettami del proprio spirito. Allora, cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei in questa settimana? No, 2000 carte, no, una alla volta ne voglio. Cosa accade a lei? Ecco, amanti ragazze, amanti, la grande scelta. Cosa accade? Ecco, si è girata rispetto a un grande dolore, 3 di spade. Cosa accade a lei? 6 di coppe. Cosa accade a lei in questa settimana? Cosa accade a lei in questa settimana? È un re di denari. Ok. Paggio di bastoni, ragazze. Allora, questa settimana l'energia di lei è proiettata a guardare
avanti con curiosità alla bellezza della vita rispetto a un dolore che ha provato. Allora, vi dico, con il paggio di bastoni, l'energia di lei presuppone una predisposizione alla curiosità, a esplorare nuovi orizzonti, a esplorare quello che la vita le può offrire di meraviglioso, di eccitante e di entusiasmante. Ok, rispetto a cosa? Qua abbiamo la carta degli amanti, un 3 di spade, un 6 di coppe e un re di denari. Allora, figura maschile forte, una persona con cui lei sente un'affinità incredibile, inequivocabile, una persona del passato con un 6 di coppe. E quindi qua lei ha fatto, in questa settimana lei è pronta a guardare avanti a quello che con una persona specifica del suo passato ha potuto soffrire, è pronta a guardare avanti perché è anche alla riconciliazione con questa persona, perché lei ha una predisposizione proprio a guardare avanti a questa persona che vede come una persona seria, come una persona stabile, come un re di denari, cioè colui che è serio, stabile, responsabile e pronto, lo vede proprio predisposto alla sua unione. Ok. Quindi lei ha fatto la grande scelta di scegliere questa persona per alcune di lei, di scegliere proprio questa persona, soprattutto se è fiamma, perché le ha dato la possibilità di destrutturare il proprio ego, guardare le cose da una prospettiva diversa e utilizzare soltanto l'eroismo del cuore, il coraggio di cui parlavamo all'inizio del video. Coraggio viene dal latino cor habeo, ossia avere cuore, il coraggio di amare in modo incondizionato. Quindi io la vedo o predisposta alla comunicazione di apertura, di conciliazione verso questa persona o ricevere dall'altro un messaggio che parla di riconciliazioni in modo serio e stabile. Ora lo andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere questi amanti di cosa parla per lei. Gli amanti di cosa parla? Del diavolo, di una passione dirompente, e di una giustizia. Allora vi dico già una cosa anche, non solo parla di una passione dirompente, ma anche la necessità di mettere equilibrio a tutte quelle circostanze tossiche che hanno riguardato questo rapporto, di mettere l'equilibrio in tutte quelle circostanze di attaccamento, di controllo che hanno potuto generare il dolore in questa relazione. Quindi parla proprio della riconciliazione rispetto a queste dinamiche di controllo, di energie tossiche che hanno potuto far generare in lei questo dolore, ok? Di rimettere questo equilibrio qui e anche tanta passione e merito, anche vagliare la passione sui centri superiori dei chakra, canalizzare l'energia sensuale e sessuale sui centri superiori dei chakra. Ok, adesso andiamo a vedere di cosa parla il 3 di spade, per favore. Il 3 di spade di cosa parla? Il 3 di spade di cosa parla? Della regina di bastoni. Allora parla che lei prende completamente il suo potere rispetto a un dolore che può aver avuto da questa relazione. Lei entra completamente nel piano del potere grazie alla trasmutazione alchemica che il dolore le ha fatto fare, facendole riconoscere il suo potere. Non ci credo, ragazze, re e regina di bastoni insieme. Re e regina di bastoni insieme. Allora questo vuol dire che lei grazie a un dolore che ha sperimentato o che può risperimentare in questa settimana a piccoli tratti, lo tramuta rispetto a lui specifico, che lo vede inizialmente la parte proprio passionale, adesso lo vede come persona seria e stabile che può arrivare da lei con un messaggio, oppure comunque sia l'energia che lui fa arrivare a lei, anche se non si palesa in questa settimana, è quella proprio della riconciliazione in una forma stabile, ok? Wow. Ok, fatemi capire adesso, mi viene in mente un'altra cosa canalizzata per alcune ragazze mie, siccome re e regina di bastoni possono, abbiamo visto prima il diavolo, anche essere due personalità molto accese, due personalità proprio che sono ferme nelle loro posizioni perché si sentono nel pieno del potere, è possibile che qui lei si rende conto che l'orgoglio proprio va debellato, e qua abbiamo una torre che ci parla proprio del fatto: se io devo essere
devo incarnare il divino femminile, dicono molte di lei, allora l'orgoglio va debellato, perché l'orgoglio è quello che mi ha dato il 3 di spade, cioè che mi ha dato da soffrire. Orgoglio in tutti i sensi. Orgoglio vuol dire proprio non accettare che l'altro sia una parte di me e quindi lo colpevolizzo, lo accuso, ma l'altro è una parte di me, mi fa vedere le mie sfaccettature in ombra. Se l'altro è orgoglioso e io mi incazzo, ok? E io sbraito, significa che non sto vedendo quella parte orgogliosa di me che l'altro mi sta facendo vedere, per questo vado nel dolore. Perché se devo incarnare il principio femminile di accoglienza, ricettività, compassione e sono una fiamma, non posso fare altro che rompere quella parte orgogliosa, comunque sia tutto ciò che è legato all'ego e sentire la connessione e quindi benedire la connessione. Allora, il 6 di coppe di cosa ci parla? Il 6 di coppe di cosa ci parla su di lei? Questa connessione che sente fortissima. Il 6 di coppe di cosa ci parla? Del 2 di spade. Ci parla della grande scelta che lei deve affrontare affinché possa sentire l'unione con questa persona al di là di tutto. È il 9 di spade. E delle ossessioni, delle paure e delle ossessioni inerenti a questa scelta che lei deve fare. Scelgo di sentire l'amore totale oppure mi rifugio nel mio ego? Scelgo di sentire l'amore totale, scelgo di sentire quelle mie profondità vere, ok? Scelgo di farlo oppure no? Cioè, per alcune questo 6 di coppe, che è la carta principale che cade, denota già il fatto che io scelgo di sentire l'amore puro, incondizionato dentro di me, di rischiare, di farmi portare dal flusso, lascio a Dio ogni preoccupazione, significa che hanno già fatto questa scelta, perché è la carta principale. Perché l'unica scelta è sentire l'amore al di là di tutto, altrimenti dà preoccupazioni, paure, ansie. Ok? Ok. Adesso mi dite questo re di denari di cosa parla? Eccola. Di un 5 di bastoni. Parla di una persona che ha potuto avere... Ah, è il paggio di coppe. Allora, c'è una persona che si presenta stabile da lei, stabile e seria rispetto a delle conflittualità che ci sono state con lei, con l'apertura del cuore, con un gesto, con un paggio di coppe. Quelle sono le intenzioni, ok? Che molte di lei ricevono questa intenzione proprio sul piano della 3D. Il 5 di bastoni ci apre anche alla gelosia che una persona, questo re di denari, può avere, e si apre con delle scuse connesse a questa gelosia o comunque sia alle sue conflittualità interne. Che altro vi voglio dire? Questo, sì. Ora andiamo a vedere. Tu stai riprendendo? No? Sì. Allora andiamo a vedere le azioni di lui. No, scusami. Quali sono i pensieri di lui in questa settimana? Il pensiero di lui in questa settimana qual è? Il pensiero di lui. Lui pensa di essere bloccato in alcune cose. C'è un 8 di spade che ci pare, adesso andiamo a chiarire, qua c'è un 8 di spade, pensa di essere bloccato rispetto alla costruzione adesso di una famiglia, ecco perché segue il flusso, di una stabilità vera. Mi cade sotto la forza, ciò denota il fatto che lui pensa di superare questo suo sentirsi bloccato, questa incapacità di vedere, pensa di sanare queste energie che lo rendono bloccato affinché possa realizzare la stabilità. Datemi una specifica su questo 8 di spade. Sotto di spade. Pensa di avere successo in quello che lui definisce i suoi blocchi, pensa di trionfare in quello che lui definisce i suoi blocchi, laddove si è visto bloccare per cause esterne, eventi esterni, un 6 di bastoni. Pensa di dover uscire dal blocco rispetto a trionfare in questi suoi limiti mentali, scegliendo la strada migliore col 7 di coppe affinché non abbia più confusione. Ecco perché deve trovare la forza di agire in conformità di un'azione che abbia successo. Ok. Quali sono le emozioni di lui? Cosa proverà lui in questa settimana? Le emozioni. Guarda un po', abbiamo regina di denari, re di denari qui. Le sue emozioni sono esattamente, mi cade sotto l'imperatrice, con una donna specifica, con cui lui che vede come una donna stabile, una donna anche nella sua carriera, nel pieno del suo potere, del suo sviluppo anche economico, lavorativo, finanziario, una donna che vede crescere, dove vede tutto il potenziale e con cui
con la quale lui vuole costruire, perché la vede seria, stabile, una donna proprio centrata in se stessa. Asso di bastoni, lui proverà la voglia di dare un'opportunità di nuovo inizio a questa relazione perché non vuole assolutamente tergiversare più, seguendo il flusso, capendo quando è il momento giusto. Ok, datemi una specifica sulla regina di denari. Da cui lui è scappato, 7 di spade, da cui lui si è comportato male, è stato anche una persona che veramente prende coscienza del fatto che si è comportato male. Guarda un po' cosa c'è dietro. Lui è scappato da rivelarle che la ama. Re di coppe. Rispetto a cosa proverà? Allora, qua c'è una sanazione riguardo proprio alla voglia di costruire veramente qualcosa di grande. Qua rispetto a cosa proverà, rispetto a lei, lui può scappare ancora questa settimana, può sfuggire, rifugire da quello che prova veramente, che è amore. Che è amore. Quindi, e sta sanando queste dinamiche di non manifestazione dell'amore ancora, ok? Ok, adesso andiamo a vedere qua. Cosa penserà lei in questa settimana? Cosa penserà lei in questa settimana? Ah, abbiamo un 9 di denari. Lei penserà a stare bene. Lei penserà a stare bene assolutamente, penserà di essere nel pieno, di voler stare nel suo benessere psicofisico, prendendosi cura di se stessa, nella sua abbondanza, al suo lavoro. Penserà proprio di stare bene, penserà di voler stare bene con se stessa e con l'abbondanza che la circonda. E il paggio di spade ci dice: nel frattempo guardo le cose da lontano, nel frattempo osservatore, guardo le cose da lontano per vedere come si sviluppano e per vedere come le azioni che ho fatto nella mia vita fino a questo momento, anche rispetto alla settimana precedente, che è stata una settimana importante, prendano piede. Ok? Quindi penserà a stare bene, a stare in energia autonoma rispetto, mi cade sotto gli amanti, rispetto a un amore importante che lei ha. Quindi a stare bene, autonoma, tutto deve fluire, lei lo sa. Datemi un'altra carta su cosa penserà sul 9 di denari. Cavaliere di denari penserà anche di concretizzare le proprie attività lavorative con disciplina, discernimento, di mettere il focus sulle sue attività lavorative. Qua abbiamo un 8 di coppe e penserà, per alcune mi sta arrivando questo, allora penserà che lei può pensare in questa settimana di fare un abbandono emotivo che non è reale, ma si distaccherà dalle energie negative che gli arrivano a livello emotivo per un lui che tarda ad arrivare anche, ok? Perché il cavaliere di denari è anche colui che tarda ad arrivare. Lei si distacca, pensa di distaccarsi emotivamente da questa energia che è ritardante, che sta tardando, ok? Oppure, per altre situazioni, questo 9 di denari che la mette nel pieno della propria autenticità a livello proprio psicofisico, la porta a ricevere una comunicazione da cui lei si è staccata in precedenza, che ha portato appunto, si distacca a livello emotivo e la porta a una comunicazione che non arrivava da tanto tempo, a seconda dei casi. Cosa proverà lei in questa settimana? Cosa proverà? Cosa proverà? Qua c'è la ruota, lei proverà un cambio. Lei proverà un cambio delle sue emozioni rispetto al passato. Mi cade sotto il 3 di spade, questo vuol dire lei proverà a livello emotivo di cambiare, sentirà di sperimentare il cambiamento del suo dolore. Appunto 10 di spade mi conferma un cambio rispetto a un dolore della chiusura di una relazione o di un ciclo di una relazione molto dolorosa. Proverà un cambio in tutto questo. Datemi una specifica sul cambio, per favore. Una specifica. Sì, qua c'è un 3 di denari, perché ha voglia proprio di costruire sulle sue emozioni, di avere dei pensieri positivi, di avere non solo pensieri positivi, perché comunque la vedo pensieri positivi col 9 di denari. Il 3 di denari, scusami, sì, la ruota sotto con questo 3 di denari, un cambio rispetto alle sue emozioni negative, avrà un cambio rispetto alle sue emozioni negative, queste emozioni convogliano, vedi, 3 di spade, 3 di denari, queste emozioni vanno a trovare dei compromessi funzionali a collaborare, ecco questo volevo dire.
Le sue emozioni vengono dirottate dal dolore a trovare compromessi funzionali a collaborare con l'altro. Fondo mazzo 0, appunto, matto, affinché si possa ripartire da zero, affinché lei farà il rischio di provare, lei farà delle emozioni, lei praticamente le sue emozioni cambieranno, da un dolore si passa alla voglia di collaborare, a fare qualcosa, di trovare dei compromessi insieme. Questo per lei sarà un rischio, un salto di fede, ok? Wow, ok. Allora, quali sono le azioni di lui in questa settimana? Le azioni che farà lui, che vuole fare lui in questa settimana, quali sono? Le azioni che farà lui. Qua c'è un 7 di denari e mi dice che si può leggere in due modi. È un re di spade. Allora, le azioni di lui sono improntate a una determinazione funzionale a seminare nuovi frutti insieme. Le azioni di lui sono improntate alla guarigione per alcuni di lui ancora di alcune dinamiche affinché si possa poi seminare nuovi frutti insieme. Le azioni di lui sono determinate e improntate a voler veramente seminare qualcosa di buono con una lei specifica, qua l'abbiamo vista, e per cui non si può sbagliare un colpo, si lascia andare al flusso. Lui sa che da un momento all'altro si può palesare questo. Quindi le azioni sono improntate certamente a un investimento determinato, un buon investimento determinato a far crescere qualcosa. Per molti di lui anche sul piano lavorativo, un investimento su un progetto importante dove loro hanno già puntato l'attenzione e che aspettano il momento giusto di fare. Un'altra specifica sulle azioni di lui, sul 7 di denari. Le azioni sono improntate a fare lo sforzo, 10 di bastoni, di seminare nuovi frutti insieme affinché si possano accordare questo 5 di bastoni, quelle dinamiche interne che sono disarmoniche. Fare lo sforzo di non entrare più in competizione, fare lo sforzo di attendere magari qua il momento giusto affinché si possano mettere in equilibrio tutti gli aspetti dissonanti di se stesso e anche con una lei specifica. Lo sforzo, quello di seminare nuovi frutti, un buon investimento. Allora, adesso andiamo a vedere anche lo sforzo di attendere qualcosa, anche sì, anche lo sforzo di attendere affinché si possa fare un'azione concreta e rischiosa, ma rischiosa che vada a buon fine. Anche lo sforzo di attendere, nonostante ci sia la voglia forte. Ok, quali sono le azioni di lei in questa settimana? Le azioni di lei in questa settimana. Le azioni sono l'appeso. Lei si prenderà del tempo per recuperare le energie, per sentire questa connessione forte. Abbiamo anche l'osservatore, guarderà le cose da un punto di vista diverso, lo diciamo anche qui, per vedere, per avere un quadro chiaro della situazione e vedere che tutto confluisce sempre verso il bene superiore. Ok? Quindi le azioni di lei sono improntate a un prendersi cura di se stessa, molto prendersi cura di se stessa in questa settimana, ad essere più centrata nei suoi obiettivi anche professionali, ma certamente nei suoi obiettivi del cuore, dettati dal cuore, qualunque essi siano. E infatti qua abbiamo un giudizio, le azioni sono proiettate a prendersi il tempo necessario affinché possa rinascere a nuova vita, dare magari una seconda possibilità oppure no, rinascere con una persona specifica o in determinate circostanze proprio dare una seconda possibilità a qualcosa che le sgorga dall'interno, magari a una sua stessa attitudine che è nata da poco al suo interno, che era magari un'attitudine da bambina per cui aveva mascherato e per cui non si sentiva, si vergognava di manifestare, dare una seconda opportunità a questa sua attitudine, guardare quanto l'attitudine che sta nascendo dentro se stessa di manifestare la verità è qualcosa che le fa vedere le cose da un punto di vista differente e quindi dare una seconda possibilità a quell'attitudine che aveva dentro, a quella sua attitudine del cuore, che ha a che fare qua anche con il 6 di coppe, ha un'attitudine che è il suo bambino interiore che la chiama a fare, a mostrarsi così com'è. Ok, mi date un'altra specifica sull'appeso, sulle azioni di lei in questa settimana? Qua c'è un 8 di coppe, c'è una pausa rispetto a un abbandono emotivo. Allora qua è come se di nuovo l'8 di coppe, loro fingono di abbandonare emotivamente una situazione, ma non è che fingono, si allontanano da quelle energie che le portano giù, affinché possano recuperare un punto di vista diverso e cambiare la prospettiva su molte situazioni.
Quindi le azioni sono proiettate a questo fermo funzionale a togliersi ad andare via da circostanze che emotivamente non sono alla sua frequenza in questa settimana. E infatti perché le portano preoccupazioni col 9 di spade, si allontanerà dalle situazioni, si allontanerà da alcune situazioni che la portano giù. Perché pensa a stare bene, ecco perché cambia quel 3 di spade con quel 3 di denari, cambia proprio la frequenza emotiva. Ok, datemi il risultato di tutte le azioni di lei in questa settimana. 7 di coppe, qua è tempo, il risultato sarà funzionale a prendere, a fare una scelta. Rispetto, mi cade sotto il re di denari, rispetto a una persona specifica o comunque a come agire nella sua vita per produrre abbondanza. Quindi tutto il risultato di questa settimana sarà proiettato a fare una scelta che verrà dettata dal cuore e non dal pensiero confuso. Di trovare la forza, qua abbiamo la forza fondomazzo, di fare la scelta, di fare un'altra scelta. Una scelta di cogliere l'opportunità migliore affinché si possa fare una scelta con grande forza e coraggio. Mi date un'altra carta sulla conclusione, il risultato di tutte le azioni di lei? Sì, ragazze, qua abbiamo l'imperatore. Il risultato di tutte le azioni di lei sarà predisposta a fare una scelta che porti alla ripresa del controllo della propria vita, alla costruzione della propria vita sul proprio controllo. E qua abbiamo un cavaliere di coppe che parla anche di prendere il controllo della propria vita affinché lei possa esprimere, avere una comunicazione emotiva di quello che prova veramente nel cuore senza sovrastrutture dell'ego. Quindi il risultato di tutte le azioni di lei sarà fare la scelta di riprendere il controllo di se stessa e avere una comunicazione emotiva con l'altro, chiunque l'altro fuori da sé sia, affinché lei possa parlare veramente di chi è veramente, senza le sovrastrutture dell'ego. E questa cosa, ragazze mie, le porta la pace. Ecco perché adesso sto capendo anche perché si trasforma il 3 di spade in un 3 di denari con la ruota, perché lei, dando voce alla sua bambina interiore, al bambino interiore, quello che è sempre stato senza costrutti, lei si sente appagata e felice al di là del risultato, perché sente di aver raggiunto il suo traguardo facendo questo, Ok. Wow, che settimana, questa settimana. Tu stai riprendendo, sì. Adesso mi date il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana. Qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? Mamma, il risultato è un 3 di spade? Ragazze, allora, il risultato di tutte le azioni di lui starà malissimo in questa settimana, è un malessere funzionale a questa guarigione, ve lo dico, perché il risultato di tutte le azioni di lui con un 3 di spade, qua è il 10 di spade. Allora, mi cade sotto il 7 di bastoni. Lui questa settimana prenderà le distanze da tutto ciò che non vibra alla frequenza del cuore. C'è una grande redenzione dell'anima in questa settimana, perché o lei farà un gesto o farà qualcosa, comunque sia, gli arriva a lui una comunicazione a livello energetico o pratico, perché abbiamo visto anche che alla fine del fondomazzo di lei era un paggio di bastoni, una piccola comunicazione, o una comunicazione che porta a lui, o reale o energetico, a fargli avere una redenzione dell'anima, a sentire tutto il dolore di una situazione, di un tradimento, di qualcosa che karmico da cui lui esce, sta uscendo, ma in questa settimana lui avrà addosso, c'ha addosso questi 3 arcani maggiori che parlano della presa di coscienza di tutte le dinamiche karmiche che ci sono potute essere o che lui ha fatto. Ok? E qua, siccome queste sono le nostre azioni, tutte le nostre azioni che hanno ferito il cuore di un altro, ci sarà una redenzione dell'anima nell'essere umano in questa settimana che ci porterà a far fluire dentro di noi quel senso di colpa per aver offeso anche con un solo pensiero l'altro, ok? Nella nostra vita, perché queste sono le nostre azioni nel mondo. E quindi le nostre azioni nel mondo sono proiettate al voler manifestare la grande madre della regina di denari, a voler manifestare il prendersi cura dell'altro e della propria natura e della natura circostante, affinché si possa manifestare con forza un nuovo mondo. E quindi nelle nostre azioni noi prenderemo atto e coscienza di tutto il dolore che l'essere umano ha inferto all'altro con le proprie azioni, con i propri pensieri e con le proprie emozioni, uscendo questa settimana da un ciclo dolorosissimo karmico. Non a caso chiudiamo il 2022, madò che casino,
2022 si chiude questo portale fortissimo di pulizia. Datemi una specifica sul risultato di tutte le azioni di lui, col tuo 3 di spade. Guarda, c'è un 6 di bastoni. Il risultato di tutte le azioni di lui, in conformità a questo dolore di cui c'è una redenzione dell'anima, lui vuole avere successo e trionfo. Se c'è una specifica, anche redenzione dell'anima proiettata al grande ritorno, al grande trionfo nei confronti di se stesso e di una lei specifica. 7 di coppe di nuovo che ci parla. L'elaborazione di questo dolore funzionale a fare la scelta giusta che non lo porti più in confusione, prendere il coraggio e la forza per manifestare il nuovo inizio. Col salto di fede, seguendo un flusso, il momento giusto arriva, c'è un tempo divino. Wow ragazze, che viaggio pure questa settimana, guarda, che viaggio. Ok, adesso ci andiamo a mettere. Dove stanno? Ah, iniziamo con questi. Mi date una carta per lui, per favore? Mi date una carta per lui? Una carta per lui rispetto alle specifiche e anche le azioni del mondo. Eccola. Il tesoro del drago, proteggere il futuro. Allora lui, qualsiasi sia la circostanza, il tesoro del drago ti dice che dentro se stesso sta custodendo il tesoro più grande che va a manifestare al momento giusto. Il tesoro del drago ti dice che è arrivato il momento di portare in essere questo tesoro e manifestarti così come sei, nella tua totale sincerità. Resta fedele a te stesso, perché te stesso sei il tesoro. Quindi lui sa di dover manifestare la sua vera integrità a lei, a una lei specifica, perché questo gli permetterà di costruire il futuro. Palesando adesso, o comunque sia al momento giusto, la sua interezza, la sua integrità, permetterà di costruire il futuro sulla base di un rinnovato senso di equilibrio, un rinnovato senso d'amore. Ok, datemi una carta per lei, una carta per lei, una carta per lei, una carta per lei, per favore. Una carta per lei. Eccola. Sì, il fungo galattico, la matrice divina. Cosa ti dice questa carta? Questa carta è il consiglio che ti dice: le tue azioni in questa settimana hanno un impatto molto più forte di quello che tu abbia mai potuto pensare. Qualsiasi tua azione in questa settimana, sia che tu ne veda risultati piccoli o che tu non veda risultati, sappi che le tue azioni si concatenano a tantissime altre persone che tu non vedi. Perché noi vediamo qua del fungo soltanto la parte più in alto, il sotto, le radici non le vediamo. Di conseguenza le tue azioni, quello che vedi, è talmente una piccola parte delle tue azioni che nemmeno ti immagini, perché le tue azioni, i tuoi pensieri, le tue emozioni stanno lavorando sotto la superficie che tu non vedi. Quindi c'è una sorta di abbi fede e fiducia in quello che stai facendo, in questo osservare le cose da lontano, cambiando un tipo di prospettiva, avendo qualcosa di veramente, prendendoti il tuo tempo per innalzare queste energie di cui ci hanno consigliato le carte, affinché il principio azione maschile vige su di noi, l'eroismo di andare incontro a elevare queste nostre frequenze, destrutturando l'ego, ogni controllo, ogni possesso, ok? E stare qua l'ombra protegge, stare nell'ombra giusta, positiva, affinché prima o poi noi andiamo a manifestare fuori durante questa settimana nel modo giusto, senza proprio con la nostra totale maestria, le azioni conformi al nostro sentire. Wow, ok, adesso mi date, vediamo un po'. Allora, mettiamoci un attimo queste, voglio capire con queste altre carte, anzi no, l'indovino ci mettiamo, dove stai? Eccolo. Andiamo ancora di più a specificare allora, mi dite a cosa porta quel seguire il flusso di lui? Seguire il flusso. Una lettera, ragazzi. Allora, porta a una lettera, a un'azione, questo è un fante di fiori, un messaggero. Lui si fa trasportare dal flusso di quello che è dentro se stesso, rimane fedele a se stesso per comunicare una notizia che è conforme ai suoi dettami del cuore, alla sua integrità. Questa è l'energia che vige su di lui, vuole comunicare, qua c'è una lettera, magari qualcuno riceverà una lettera, qualcuna di voi, chissà, o qualcuno riceverà una lettera. E questa lettera porterà lui ad avere un risveglio spirituale che gli farà sentire
o meglio anche lui vuole comunicare qualcosa, che è proprio un essere fedele a se stesso, ed è quell'integrità che lui vuole comunicare, oppure è proprio il senso di voler esplorare, come dicevamo prima, un territorio del tutto nuovo che parla di cuore, che parla di verità. Ok, questo lui o riceve una comunicazione o fa una comunicazione. Adesso, ragazzi, scusate, c'è alla sua imperatrice una comunicazione che parla della crescita di qualcosa di importante, l'abbiamo anche qui. Mi dite di cosa parla questo fulmine, per favore? Quel fulmine, dire di cosa parla. Cosa arriva con quel fulmine? Grazie a quel fulmine, cosa arriva a lei? Denaro. Denaro, ragazze mie. Qua molte di voi seguono l'ispirazione creativa di qualcosa che hanno nel cuore, che devono andare a manifestare, che le porterà una gioia inaudita anche sul piano lavorativo. Un'idea creativa, qualcosa. Ricordiamo che qui queste sono le nostre azioni nel mondo, quindi anche per lei vale la stessa cosa. Un'azione che parla di progetti importanti di cui si vede tutto il potenziale, e quindi che parlano di progetti di rimanere fedeli a se stessi, Ok. Fatemi capire una cosa adesso. Fatemi capire una cosa. Voglio una carta su questo 7 di denari, sulle azioni di lui. La morte, ecco cos'era. Allora, le azioni sono improntate a un rinnovamento totale del passato affinché si possano seminare nuovi frutti insieme. Rinnovamento totale del passato. Ok. Questo 3 di spade è il risultato di tutte le azioni di lui. Il risultato di tutte le azioni, la partenza, ragazzi miei. Qua c'è un cavaliere di fiori. Si parte per un altro viaggio. Si parte grazie all'elaborazione. Qua abbiamo la luna fondo mazzo. Si parte per anche svelare il cavaliere di fiori, anche un cavaliere di bastoni, che ci parla del coraggio anche. Si parte con l'elaborazione di tutto questo dolore, la chiusura di situazioni anche vecchie. Si parte per confessare cose che non sono state mai dette. Ok, mi date un'altra carta sulle azioni di lei sull'appeso? Anzi, datemi una carta prima di tutto su cosa proverà lei su questa ruota. Di nuovo un 9 di quadri con 9 denari. Lei proverà l'esito di essere riuscita a cambiare le sue emozioni. L'esito che le sue emozioni stanno dando dei frutti sul piano della realtà 3D, tangibile. Ok. E qua abbiamo la torre, ragazzi. L'esito su qualcosa che lei manifesterà. L'esito su qualcosa che porta a fare un cambio radicale. Succederà qualcosa, un cambio radicale, o è già successo che lei abbia fatto qualcosa che porterà all'esito positivo per aver smascherato una situazione, per essersi rivelata per quello che è. E allora lei sta aspettando a guardare che succede. Molto interessante. Appunto sta sbattendo la bottiglia. Mi date sulle azioni di lei, per favore. Le azioni di lei. Ragazze, le azioni di lei sono il sole. Le azioni di lei sono improntate alla chiarezza in questa settimana, sono improntate all'amore puro e incondizionato, ma soprattutto alla chiarezza. Alla chiarezza. Qualsiasi azione faccia lei è improntata alla chiarezza. Il risultato di tutte le azioni di lei, quindi qual è? Ragazza, eredità, 5 di cuori, che è anche la proposta del matrimonio felice. Abbiamo detto che riprende il controllo, farà la scelta, il 7D, farà la scelta giusta affinché col giusto discernimento possa andare a riprendersi il controllo della sua vita con quell'imperatore. Ok, e qui questa la porta un 5 di cuori, che è anche proprio l'eredità, cioè è l'arrivo di qualcosa frutto del suo coraggio, ok? L'eredità è ciò che ti arriva frutto di un coraggio che ti arriva magari da altre vite, un'eredità da qualcosa, perché vieni premiata proprio dal tuo essere divino, perché tu fai le scelte giuste conformi alla vera verità del cuore, dettate dall'intuito. Wow. Ok, adesso io ci metto di cosa mi parla questa partenza del Cavaliere di Fiori. La partenza del Cavaliere di Fiori per lui, sulle azioni, sul compimento della partenza del Cavaliere di Fiori. Di cosa ci parla? Eccola. Del 7 di bastoni, successo, guadagno, vittoria su avversari. E ancora di cosa ci parla? Eccola. Regina di denari, ragazze. Qua se c'era gelosia lui se la va a riconquistare. Queste sono le sue intenzioni. E che di nuovo qua regina di denari. Se la va a riconquistare.
o comunque sia la partenza affinché si abbia successo in qualcosa rispetto a questo dolore di cui abbiamo parlato con una donna specifica. Ora, mi date una carta su quel fante di fiori? Quella notizia ancora di cosa parla? Le notizie che possono arrivare o che lui può mandare, di cosa parla? Quella notizia del fante... A cosa porta quella notizia del fante di fiori? Quella notizia di piacere, a cosa porta? A cosa porta quella notizia del fante di fiori? A cosa porta quella notizia del fante di fiori? 10 di bastoni, impegno positivo, qua che c'è, impresa, inizio, commercio. Allora, molti di lui inizieranno anche un'attività, qualcosa di nuovo, che gli farà seguire il flusso di poter avere gli strumenti necessari per costruire qualcosa con una lei specifica. Un'altra carta su quel fante di fiori, per favore. Un'altra carta, aspetta, la prendo io. Cavaliere di spade, sfida, avventuriero. Allora, qua ci sono delle comunicazioni o che lui fa o che lui riceve conformi al fatto di un nuovo inizio, un impegno positivo, qualcosa che lo farà andare ad avere tutto questo discernimento interno e a poter fare dei passi concreti verso la sua vita e verso ciò che veramente desidera manifestare nella sua vita e nella lei specifica. Ok, tu stai riprendendo? Sì. Io adesso ci metto un'ultima carta, diciamo, consiglio. Ah no, vediamo un attimo lui come vede lei in questa settimana con questo. Lui come vede lei, per favore? Lui come vede lei? Che cosa rappresenta? Eccola. Come una persona che si è trasformata, come una persona che è nel pieno del suo potere e verso cui lui vuole palesare la trasformazione avvenuta dentro di lui. Cosa prova lui per lei in questa settimana? Cosa prova lui per lei in questa settimana? Cosa prova lui per lei questa settimana? La comunione. La comunione. Cioè, prova... ragazze, cosa prova? Come se fosse uscito il matrimonio qua. Prova la comunione. Cioè, si sente legato in modo inequivocabile. La comunione di intenti, la comunione proprio di anime. Ancora, cosa prova lui per lei in questa settimana? L'allegria, cioè, proprio ciò lui sente la spinta di questo amore qui, la spinta del suo divino femminile. L'allegria, la vede come una donna allegra, una persona capace di trasformarsi, una persona saggia, meraviglioso. Ok, mettiamoci un'altra carta. Ancora, cosa proverà lui per lei questa settimana? Gaia, ragazze, la terra, è come se fosse uscita madre terra, io non chiedo più niente, vabbè, ce l'avevamo anche qui, ragazze mie, ce l'avevamo l'imperatrice che è proprio madre terra, eccola qui. Quindi grande consapevolezza, meraviglioso, al di là se si verifica o meno nella vostra specifica situazione, ragazze, questa è l'energia del divino maschile e divino femminile, è quello che vogliono fare affinché si possa anelare al massimo bene superiore dell'essere umano, ok? Adesso vi metto una carta consiglio per noi, per tutte noi in questa settimana, un consiglio dello sciamano per tutte noi. La rivelazione, ragazze mie, stiamo pronte a delle rivelazioni in questa settimana, manteniamoci aperte al miracolo delle rivelazioni che possono arrivare sia a livello intuitivo, sotto forma di segni, sincronicità, ma soprattutto siamo aperte alla rivelazione di Dio che ci guida il cammino in ogni istante. Ti leggo un attimo questa carta che è stupenda, proprio come consiglio. La rivelazione ti dice, allora, inizia a provare gratitudine adesso, ok? Senza che sia indotta da qualcosa, provala adesso e condividi questa gratitudine con tutte le persone che incontrate, proprio come monito che dobbiamo fare. Quando offrite un ringraziamento e provate gratitudine, il vostro cuore si apre e voi cominciate a rendervi conto dell'abbondanza che vi circonda. Questa carta vi invita a inserirvi nel flusso della vita donando e ricevendo con generosità. Quindi già ci sta predisponendo ad alzare queste frequenze in modo tale che questo caos si trasformi dentro di noi, perché noi lo vediamo fuori, ma dentro è il radicamento, quindi radicate rispetto al caos
gratitudine per quello che sta accadendo, perché il cambiamento lo stiamo vivendo sulla pelle, sull'etere, prima di vederlo nella realtà 3D, e nella realtà 3D dobbiamo renderlo tangibile con opere che parlino della nostra forza di volontà e cuore. Ok? Quindi ragazze mie, wow, che viaggio! Che dire, ci auguro una settimana da eroi. Io veramente vi stringo forte dall'anima, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, focus, fede, forza e discernimento, e mostrate chi siete. Ragazze mie, grazie ancora, vi stringo forte e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!